Ehi, ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa. In questo tutorial andremo a parlare di animazioni GLB, però di animazioni di oggetti semplici che potremo creare noi con Blender, perché abbiamo visto che con gli aggiornamenti di Bluffle Title è possibile caricare animazioni GLB già pronte, ovviamente, con tanto di materiali, e adesso l'Outer Space sta andando ad aggiungere tutte quelle rifrazioni, normal map eccetera, per rendere il modello sempre più bello. Adesso ad esempio stanno lavorando sulle ombre per avere le ombre soft eccetera. Questi modelli, come questo dell'esempio che ho caricato in questo momento, questo l'ho animato io, sono possibili creando questi avatar ad esempio dal sito readyplayer.it. E poi abbiamo visto in altri tutorial, magari poi li metto in alto così potrete andarli a visionare, possiamo anche utilizzare altri siti per aggiungere animazioni da librerie in maniera da non doverle creare noi. Questa nuova possibilità è veramente ben fatta perché ad esempio su questi avatar abbiamo visto vengono riconosciute tutte le parti del corpo e quindi possiamo andarle a muovere singolarmente. Addirittura su questi è possibile avere il movimento della bocca secondo i fonemi. Ok, bellissimo discorso, ma facciamo un passo indietro. Se dovessimo creare noi un'animazione GLB, non vogliamo creare un avatar ma un qualcosa che si muove. Partiamo dalla cosa più semplice, un cubo che si muove nello spazio, perché possiamo farlo direttamente in Bluffle Title caricando il modello e muovendolo, ma noi vogliamo che questa animazione magari sia continua o poterla caricare più volte con la stessa animazione. Benissimo, per questo apriamo Blender, questa è la versione 3.5.0, clicchiamo e guarda qua, abbiamo il nostro amico cubo. Semplicemente vogliamo prendere questo cubo e fare una rotazione, quindi come facciamo? Fissiamo, proprio neanche non lo muoviamo, premiamo I, andiamo su Location, Rotation and Scale e cliccando qua avremo creato un keyframe con queste caratteristiche, cioè di posizione, rotazione e scala. Poi andiamo a spostarci, e qua sto facendo un po' a caso ma è solo per farvi vedere, premendo R entro nella rotazione, la faccio sull'asse rosso quindi è X e ad esempio compio una rotazione così. Poi magari premiamo anche G che è grab e lo spostiamo di posizione. Ok, facciamo solo due keyframe, per cui vado a premere di nuovo I, che è per inserire di nuovo un keyframe, sempre su Location, Rotation e Scale. Avremo memorizzato, come vedete qua, su questa timeline, due keyframe. Torniamo indietro e possiamo vedere questa animazione. Se vogliamo creare ad esempio un'animazione a loop, che può essere interessante per non avere lo stacco in Bluffle Title ma continuare a ruotare questi, potremo prendere questo primo keyframe, copiarlo, spostarci magari sempre degli stessi, quindi andiamo a 100 e facciamo incolla. Poi qui andiamo a far finire la nostra animazione esattamente a 100, clicchiamo qua e scriviamo 100. In questa maniera avremo questo loop di questo cubo che va avanti e indietro, come vedete, eccolo qua. Questa può essere un'animazione che noi andiamo a inserire in Bluffle Title e la desideriamo continua. Pensiamo, non so, a una parte di un motore, un ingranaggio, qualsiasi cosa, è solo un esempio. Allora adesso facciamo File, Esporta, andiamo sulla nostra tipo di animazione GLB, questa qui. Perfetto, ora la mettiamo sul desktop e scriviamo loop cubo e andiamo a fare esporta. Ok, ritorniamo in Bluffle Title e andiamo a aprire quell'animazione. Avete visto, premo sul cubo che serve per caricare gli oggetti 3D e ho qui loop cubo, ci clicco sopra e faccio apri. Ecco il mio cubo, lo porto in posizione
e metto in play e come vedete il cubo assolutamente non si muove. Allora, questa è una miglioria che stanno facendo sotto mia indicazione. Perché? Perché se vado a cliccare 2 volte sull'icona dell'animazione creata, come vedete in realtà il movimento del cubo il visualizzatore di Windows lo vede benissimo. Allora l'Autospace sta lavorando per fare in modo che questa animazione funzioni anche in Bluff Title. Però è stato anche un errore nostro di salvataggio e andiamo a vedere perché. Togliamo questo cubo e riapriamo nuovamente Blender. Andiamo a vedere quando abbiamo fatto il salvataggio. Allora torniamo su Esporta, andiamo in GLB e prima di salvare, adesso scriverò 2, andiamo a vedere cosa rappresenta questo pannello qui. Questo pannello ci dice tutto ciò che va incluso, come vedete, nella nostra animazione, quindi oggetti selezionati, visibili, renderizzabili, eccetera. Se noi andiamo a vedere, abbiamo anche trasforma, i dati, il materiale, le mesh, materiale, se dobbiamo esportare il materiale, eccetera. Quindi è molto importante entrare qui. Se andiamo sulla parte animazione, vedete che è scritto animazione, chiavi forma, eccetera, ma non è spuntato questo use current frame, cioè usa questi frame di animazione che abbiamo inserito. Quindi andiamo a spuntare questo e appunto cambiando nome proviamo a riesportarlo nuovamente e ora torniamo in Bluff Title, proviamo a ricliccare qui e andiamo a cliccare loop cubo 2 e ora come vedete, eccolo qua, lo vado a cambiare di posizione perché si veda bene, il nostro cubo è animato. Quindi avete visto che sì, Bluff Title non era compatibile rispetto al visualizzatore di Windows, però è anche vero che noi non abbiamo detto di esportare correttamente i keyframe dell'animazione. A cosa può essere utile questa animazione che non prevede un rigging dell'oggetto, quindi l'inserimento di ossa? Perché sul modello così abbiamo dovuto inserire un'ossatura che venga riconosciuta e quindi riconoscere le varie ossa del corpo per poterle andare a ruotare. Qui no, qui non c'è nessuna presenza di ossa. Questo ci consente di muovere qualsiasi modello semplicemente con il variare della sua posizione e quindi, come avete visto in sigla, ad esempio poter aprire uno scrigno, poter muovere un oggetto. Sappiamo già che ad esempio Bluff Title riconosce le ruote se noi segniamo l'oggetto in un certo modo e le fa ruotare. Ecco, e questo ci permetterà invece di creare qualsiasi oggetto che si muove. Proviamo anche all'interno della stessa animazione mettendo più oggetti contemporaneamente. Quindi ora vado a cancellare e fare nuovo. Adesso farò come prima qualsiasi cosa a caso, vado ad esempio a ridimensionare questo e lo faccio un po' più basso, magari lo allarghiamo un po', premo S, ecco S, Z lo abbasso ancora e vado a inserirgli aggiungi cilindro, eccolo qua, vedete che carino, lo vado, faccio 1, lo vado a scalare della stessa altezza, quindi S, Z, clicco l'esterno, andiamo su il materiale. Una cosa, ad esempio Bluff Title riconosce tutti i materiali per quanto riguarda le texture dovranno essere inglobate, ad esempio nel GLB viene inglobato, ma non riconosce il materiale costruito con i nodi. Quindi per il momento ci limitiamo a dare dei colori, ovviamente dobbiamo cliccare qua per vederli e sul pezzo centrale magari lo facciamo di un altro colore giallo. Inoltre vogliamo che quando
fuoriesca il cilindro di vedere un buco. Quindi andiamo a sottrarre questo da questo, andiamo su i modificatori, aggiungiamo booleano. Ho applicato un booleano per fare la differenza e adesso vado a prendere questo e lo vado a posizionare dove era l'altro, eccolo qua. E adesso semplicemente voglio che questo si muova a stantufo come abbiamo fatto prima. Andiamo a prendere questo, gli diamo una posizione, lo spostiamo, facciamo una cosa molto più veloce, lo andiamo a tirare su, quindi GZ, lo alzo, memorizziamo qui una posizione, vado giù, GZ, lo voglio proprio abbassare che si veda bene il buco, così, quindi sempre I, lo vado a memorizzare e dopo qui mi vado a copiare però questa posizione qui, quindi copia e incolla, riduciamo a 30 questo e così avremo in loop, ecco qua quello che si diceva, abbiamo solo il ritorno qui che è uguale ovviamente, quindi è quell'attimo di stabile, vabbè, ma facciamo che sia così. Andiamo a sottolineare tutti e due i nostri oggetti e quindi andiamo a esportare in GLB. Scriviamo pistone e allora su animazione ricordiamoci di spuntare use current frame, ok, e andiamo a esportare. Torniamo in Bluff Title, andiamo a prendere il nostro oggetto e come vedete è indipendente. Se andiamo a visionare l'oggetto, sono stati riconosciuti, come vedete, due pezzi, cilindro 01 e cilindro 01. Quindi qui cliccando abbiamo possibilità di ruotare ad esempio il nostro pezzo. Adesso abbiamo un po' di problema con il tipo di materiale come l'abbiamo creato, però comunque vedete posso spostarlo e sull'altro per esempio posso ingrandirlo, che questo era anche, sono i nuovi comandi per poter ingrandire parti del nostro avatar, vi ricordate la testona e queste cose qui. Inoltre è possibile sempre andare sul nostro modello e ovviamente ruotare questo nello spazio eccetera, ma anche eventualmente separarlo premendo CTRL U. Questo conviene sempre farlo all'interno di un contenitore, io ora l'ho fatto separato perché in questa maniera potremo andare a prendere effettivamente la parte che ci interessa. Ad esempio io adesso ho preso il cilindro, ecco qua, vedete sto cambiando solo il colore del cilindro. Questo ci permette, se noi lasciamo il materiale ad esempio bianco, di applicare altri materiali. Ad esempio vado a dare una refresh map e carico una mappa in maniera da farvi vedere che come vedete ora è stato colorato diverso. Faccio la stessa cosa sull'altro, cioè sul materiale esterno, e vado a caricare, carichiamo questa e vedete che ho potuto variare i materiali anche da qua. Con lo stesso sistema potrò andare anche a caricare eventuali texture che io avessi salvato esternamente, perché da Blender posso andare a vedere se ho delle mappe UV e poterle esportare. Quindi se ho creato delle mappe le esporto come JPEG e le posso andare a inserire su quel materiale lì. Ecco un esempio di cosa possono servire questo tipo di animazioni, ad esempio per la fisica. Come vedete ho fatto una sfera e un asse, poi qua in piccolino ho fatto un perno che va inserito dentro un buchino e adesso ho creato come rigid body questo fisso, mentre questo è un rigid body ma animato. Cosa succede se io metto in play? Questo farà da pendolo e
utilizzerà la fisica per cui l'oscillazione sarà reale, andrà pian pianino a fermarsi. Noi adesso qua abbiamo solo 255 frame. Attenzione che se esportiamo così l'animazione non vedremo assolutamente niente. Perché? Perché non abbiamo creato i keyframe dalla fisica. Per farlo bisogna andare su oggetto, io ce l'ho in italiano ma voi dovrete andare su back, animation back, io invece vado su animazione, precalcola azione. In questa maniera, vedete, mi chiede su cosa creare i keyframe e ecco qua, questi sono i keyframe creati dalla fisica. Con questi potremo andare a fare il back, cioè creare i keyframe di qualsiasi cosa andiamo a realizzare in fisica. Quindi l'animazione l'ha creata Blender. Andiamo a esportare sempre in GLB e ricordatevi, mi raccomando, di inserire use current keyframe, cioè usa questi keyframe per l'animazione. Andiamo a inserire un nome e ora ritorniamo in Bluff Title dove andremo a caricare quel pendolo e guardate che meraviglia, abbiamo il nostro pendolo funzionante e abbiamo fatto un'animazione creata con l'uso della fisica. Per questo vi rimando a nuovi tutorial perché potremo vedere se è possibile farlo anche con altre cose, ma potremo sfruttare tutte quelle forze di Blender come vento, campi di forza, eccetera. Io vi ringrazio di avermi seguito, spero che questo tutorial sia stato interessante e per questo vi invito a iscrivervi al canale YouTube e cliccare sulla campanella per essere avvisati quando posto nuovi video. Ciao e viva Bluff Title!